Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a microfoni per il nostro smartphone. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete essere avvisati di tutti i video che il buon Gennaro posterà per voi. Prima di iniziare ci tengo a dire che questi due microfoni sono molto economici, Type-C e ovviamente per iPhone, wireless, quindi lavalier. Molto economici perché? Perché hanno una buona qualità, non ci aspettiamo cose ovviamente dell'altro mondo, cose prosulta, perché sono a bassissimo costo, ma hanno una vasta applicabilità, ok? Quindi per blogger, giornalisti, interviste perché sono tanti, interviste, oppure anche per chi fa insegna ginnastica, insegnanti di tutti i generi. Quindi andiamo a vedere adesso cosa c'è nelle scatole. Ovviamente sono uguali, cambia solamente l'attacco Type-C o iPhone Lightning. Ok, allora a questo punto siamo pronti per andare a vedere cosa c'è nella scatola. Come avevo detto, sono uguali. Uno, questo qua è per iPhone, c'è scritto proprio sopra, diciamo c'è il pallino, e questo è Type-C. Quindi andiamo a vedere uno per l'altro, apriamo il Type-C e vediamo cosa c'è nella confezione. Eccola qua, la nostra confezioncina, l'apriamo, ok? E dentro cosa troviamo? Troviamo innanzitutto il nostro ricevitore, ok? Il ricevitore che andremo a vedere adesso nei particolari. Ovviamente questo ha l'attacco Type-C. La cosa bella ovviamente è che ci tengo a dirlo, che ha l'attacco per essere ricaricato, quindi il ricevitore non ha bisogno di essere caricato, perché prende ovviamente la tensione dal vostro smartphone e permette ovviamente la ricarica, ok, a sua volta dello smartphone, perché ovviamente consumerà un po' di energia. Andiamo adesso a prendere il microfono, eccolo qua. Il microfonino mi centro un po' di più, e il microfonino eccolo qua. La cosa che dovete stare attenti è l'antipop, che vedete come si toglie praticamente facilmente e è facile perderlo, quindi state molto attenti. Abbiamo ovviamente la pinzetta per pinzarcelo dove vogliamo, non siate volgari, e abbiamo il tasto di accensione e il LED che vedremo poi adesso nel funzionamento. Cosa c'è ancora nella scatola? Niente di più facile, c'è il cavetto di ricarica. Il cavetto di ricarica per il microfono è Type-C, ok? Invece la ricarica per il ricevitore cambia ovviamente da modello a modello. Ovviamente il ricevitore per iPhone ha l'attacco Lightning, ovviamente per essere ricaricato, e invece quello per i smartphone che hanno Type-C all'attacco Type-C, ok? Niente di più semplice, ok? Adesso andiamo invece a vedere diciamo l'accensione e i LED, che sono importanti, ma non riesco più a mettere una scatola mai, è la cosa in una scatola non riesco mai a mettere. E ovviamente quello che potremo farci, poi faremo anche una prova ovviamente di audio per sentire come si sente. Bene ragazzi, è arrivato il momento di andare a fare una prima accensione e andare a vedere ovviamente cosa abbiamo sul corpo del nostro microfono. Quindi ci spostiamo nell'altra inquadratura e andiamo a vedere. Io ho cambiato, ho preso il Lightning adesso perché mi viene più facile di mostrare dopo il suo funzionamento. Quindi abbiamo nel posteriore abbiamo un tastino, sentite? Okay, il rumore del tastino, e davanti abbiamo un LED. Per accendere il nostro microfono basta una piccola pressione e il nostro microfono si accende, ok? Lampeggerà perché ovviamente non è ancora connesso al nostro ricevitore, lampeggerà, e anche quando ovviamente lo mettiamo sotto carica, che adesso andiamo a prendere il cavetto, un cavetto lungo Type-C. Come vedete nella parte, diciamo nel dorso, abbiamo ovviamente il nostro attacco per il Type-C. Lo mettiamo e adesso lo spengo. Ecco, per spegnerlo lungo, ok, una pressione lunga, però ovviamente adesso lo rivado a ricollegare e vedrete che è un po' duro. Vedrete che lampeggia perché si sta ovviamente caricando. Allora lampeggia, vedete anche questo lampeggia perché si sta caricando, quindi lampeggia sia quando non è connesso a non al ricevitore, mi sto impapinando,
oppure lampeggia ovviamente quando lo stiamo caricando. Quando smette di lampeggiare, quando la luce blu è fissa, vuol dire che è carico, e quando la luce blu è fissa vuol dire che è accoppiato al ricevitore. E la stessa cosa abbiamo nel ricevitore. Ovviamente abbiamo anche da questa parte qui l'ingresso per alimentare il telefono a seconda del nostro modello, ovviamente questo Lightning oppure Type-C. Come dicevo, non ha bisogno di alimentazione perché alimenta praticamente dal telefono stesso. E da questa parte abbiamo il LED che, se lampeggia, adesso andremo a vedere, se lampeggia vuol dire che non è accoppiato a nessun microfono, invece se non lampeggia più è accoppiato al microfonino. Non si possono utilizzare due microfoni ovviamente insieme. Ok, anche se vi dicono di sì, non è così perché ci ho provato, non si possono utilizzare. Non si ci può allontanare tantissimo dal ricevitore perché ho strappato tutto forse. Non si ci può allontanare tutto dal ricevitore perché non ha una grande portata, ok, potenza, però 2 metri, 2 metri e mezzo potete farlo. Poi ovviamente perderà il segnale, vi accorgete di questo difetto e vi avvicinerete e vedete voi ovviamente la portata giusta per il vostro video. Ora andiamo a collegare nel nostro iPhone per vedere ovviamente come si comporta ovviamente la spietta che vi ho detto che si accende. Andiamo a collegare adesso il nostro ricevitore. L'iPhone ovviamente deve essere sbloccato il nostro telefono per poter permettere al ricevitore di funzionare. Adesso come lo vado a collegare? Vedrete che la spia blu lampeggerà, quindi vuol dire che il nostro microfono non è acceso e non è accoppiato. Come accendo il mio microfono, ok? Tutte e due spie lampeggiano per un attimo e poi ovviamente si fissano perché ovviamente il nostro microfono è stato accoppiato. Spero che lo vediate bene, ok, nell'inquadratura. Quindi ora siamo pronti per utilizzare il nostro microfono. Vi ricordo che la portata non è tanto ampia, cioè come metraggio, quindi raccomando, fate attenzione a questa cosa. E ovviamente potete alimentare il vostro telefono, come vediamo adesso dalle immagini di repertorio, così mettendo l'alimentazione ok, del nostro iPhone. Adesso ve lo faccio vedere bene, ok, guardate un po'. Ok, e il nostro telefono si carica, mi stava scappando, si carica. Quindi adesso andiamo a sentire invece come veramente l'audio facendo una prova con Filmic Pro, ma possiamo fare una prova con qualsiasi ovviamente applicazione. Però vi presenterò un'altra cosa prima di fare la prova. Allora ragazzi, visto che non abbiamo un altro boggio nel nostro telefono, se non usiamo un dispositivo di vecchia generazione, abbiamo bisogno per il ritorno in cuffia, perlomeno chi usa Filmic Pro, perché poi ovviamente l'applicazione interna non credo che abbia ritorno in cuffia, abbiamo bisogno di una cuffia Bluetooth, ed eccola qua, una bella cuffietta piccola Bluetooth anni 80. Nella confezione troviamo la cuffia e troviamo ovviamente il cavetto di ricarica USB, niente di più, ok? La possiamo mettere lì. Questa si accoppia come un normale dispositivo ovviamente Bluetooth, la mettete nelle orecchie, l'accendete e siete pronti per sentire il ritorno, perché è importante, se no non riuscite magari a regolare il volume. E quindi poi ve la metterò in descrizione, molto bella, molto carina, anche i padiglioni potete cambiarli da rosso, da arancione a nero. Adesso andiamo a vedere invece come si comporta con Filmic Pro il nostro microfono. Andrò a fare ovviamente tanto me lo vado a appiccicare qua, da quest'altra parte qui, ok, me lo vado a appiccicare, condivido ovviamente lo schermo dell'iPhone. Una cosa importante, differenza tra Android e iPhone qual è? È questa, su Android Filmic Pro non riconosce, ok, non riconosce il nostro device quando lo installiamo sul telefono. Bisogna che lo facciamo riconoscere noi, cioè andiamo nelle impostazioni audio, cioè nelle impostazioni dei microfoni di Filmic Pro, e praticamente switchiamo su USB, mentre iPhone lo riconosce da solo e vedremo un lampeggiamento. Adesso vado a fare in tempo reale la condivisione.
Bene amici, mi sono fatto piccolo, però vabbè, lo stesso. Adesso vado a aprire Filmic Pro e vado a inserire il ricevitore e come possiamo notare, ok, abbiamo avuto un lampeggiamento. Questo vuol dire che il microfono è stato installato. Infatti se io vado a toccarlo, vedete? Ok, possiamo regolare ovviamente il picco massimo, lo sappiamo fare dai tutorial di Gennaro, e possiamo incominciare a registrare. Adesso vado a cambiare l'orientamento della fotocamera, perché così almeno da vedere, se riesco, da vederci in faccia, e vado a fare una piccola ripresa, perché poi sentiremo ovviamente come è venuto l'audio. Via! Bene ragazzi, questa è una prova dal vivo per sentire com'è il nostro audio di questo microfono wireless che non ha pretese. Come state? Tutto bene? Qui Smart Video Photography vi augura di avere una buona giornata e di utilizzare questi microfoni wireless a basso costo per migliorare l'audio del vostro video, anche se ovviamente, come sentiremo, io l'ho già sentito, la qualità è buona, ma ovviamente non possiamo esagerare come qualità. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, prova, stop, stop. Ok, fermiamo qui e adesso andiamo a sentire insieme e poi commenteremo l'audio che abbiamo appena registrato con Filmic Pro. Bene ragazzi, allora ho indossato le cuffie perché ovviamente adesso andiamo a sentire quello che ho prodotto con Filmic Pro. Andiamo. Bene ragazzi, questa è una prova dal vivo per sentire com'è il nostro audio di questo microfono wireless che non ha pretese. Come state? Tutto bene? Qui Smart Video Photography vi augura di avere una buona giornata e di utilizzare questi microfoni wireless a basso costo per migliorare l'audio del vostro video, anche se ovviamente, come sentiremo, io l'ho già sentito, la qualità è buona, ma ovviamente non possiamo esagerare come qualità. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, prova, stop, stop. Allora, togliamo le cuffie e tiriamo due conclusioni. Vabbè, siamo anche il ritorno in cuffia, perché se no abbiamo il ritorno. Tiriamo due conclusioni. Non è male come audio, anche se è un pochino, diciamo, non impastato, ma abbastanza sui bassi, ok? Non è limpidissimo, ma non è male, ok? Per il costo, ricordiamoci sempre che costa meno di 40 euro, quindi ricordiamoci questo, perlomeno fino a ieri. Poi ovviamente se cambia il prezzo questo non me ne vogliate. Quindi fino a ieri costava sui 38-40 euro, quindi è un acquisto, diciamo, da consigliare, perché per chi fa blog, per chi fa interviste, per chi vuol fare della formazione, diciamo che si difendono bene. Quindi abbiamo visto il suo funzionamento, abbiamo sentito anche come si sente, direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti. Bene ragazzi, mentre ricompongo le scatole vi ringrazio per aver seguito questo video, vi metterò in descrizione ovviamente i due modelli per l'acquisto, se li volete acquistare su Amazon, così Amazon mi riconoscerà qualche centesimino. Innanzitutto vi invito sempre a iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete ricevere ovviamente le notifiche dei video che posterò. Concludendo, mi piacciono abbastanza, anche se delle volte qualche scherzetto me l'hanno fatto, quindi devo dire la verità, perché lo sapete che io sono obiettivo, non dico che una cosa è bellissima se poi non lo è. Diciamo che funzionano abbastanza bene per quello che costano. Quindi in conclusione vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video.